Ciao, ben trovato sul mio canale e ciao da Stefano ovviamente che sono io. Titolo del video di oggi è: perché ti continuo a chiamare il narcisista? Punto interrogativo. Allora, prima di iniziare ti voglio dire che se mi vuoi suggerire qualche video che dovrei fare in tema di relazioni tossiche puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi il video e lo prenderò sicuramente in considerazione. Questo video che appunto sto facendo perché ti continuo a chiamare il narcisista mi è stato richiesto da una ragazza che segue il mio canale, che si chiama Elena, che ovviamente saluto con affetto, ciao Elena, ed è un tema molto ricorrente. Le domande che spesso le vittime di narcisisti patologici si fanno è: ma perché se mi ha lasciato continua a chiamarmi? Perché se mi ha esasperato fino a che io non l'ho lasciato? Perché se mi ha tradito mi continua a chiamare? Allora, ti continua a chiamare per due ordini di ragioni. Il primo motivo è perché vuol capire se tu sei ancora innamorata di lui. Quindi, quando ti chiamerà, ti farà delle domande, ti chiederà come stai, ti chiederà cosa stai facendo, ti chiederà se sei serena, ti potrà anche dire delle parole tipo sai ancora penso a te, cioè delle parole un po' contrastanti che si cozzano, diciamo, contro i suoi atteggiamenti, cioè se ti ha lasciato perché dovrebbe pensarti, ma te lo dice. E perché te lo dice? Perché ha bisogno di vedere una tua reazione emotiva. Quindi se ti chiama naturalmente e ti fa delle domande, rimani sempre vaga, non incazzarti, perché più ti arrabbi con lui e più lui prende nutrimento narcisistico, o lei, parlo del narcisista, quindi che può essere sia maschio che femmina, quindi non ti arrabbiare, rimani sempre sul vago, non rispondere alle domande in maniera diretta, ma cerca sempre di star tranquilla e non cadere nella sua trappola. Quindi il primo motivo è perché vuol sapere se tu sei ancora innamorata di lui. Il secondo motivo per cui, ed è secondo me il principale, per cui il narcisista patologico ti continua a chiamare è perché vuol capire se tu hai un'altra relazione. Ricorda, il narcisista patologico è un bambino mai cresciuto o una bambina mai cresciuta che, non so se è presente quando i bambini sono piccoli che hanno molti giocattoli, a un certo punto tutti questi giocattoli non li guardano più e li mettono nel cestone, no? Poi però, perché aspettano un nuovo giocattolo che gli compra la mamma o il papà. Poi però, se viene un bambino nella sua camera e gli prende uno di quei giochini lì che è nel cestone, lui manco guarda e glielo prende, ecco lui che si incazza. Perché? Perché il narcisista patologico vuole lasciare le proprie ex, però sapere che nessun altro le prende. Ricorda che un narcisista patologico è una persona, il narcisismo patologico è un disturbo di personalità vero e proprio che ha come elemento principale l'egocentrismo, cioè tutto deve girare attorno a lui. Gli altri, compreso le partner, sono semplicemente degli strumenti da utilizzare per poi scartare. Un narcisista patologico non avrà mai una relazione sana, quindi mettiti l'anima in pace che la prossima fidanzata che trova un narcisista patologico o il prossimo fidanzato è semplicemente un'altra vittima che userà, poi scarterà. Se vedi che sta più di tanto tempo con lei è semplicemente per manipolarla oppure perché ha dei vantaggi economici e sociali. Quindi, se ti continua a contattare, è normale che prima o poi ti contatti. Se non ti contatta subito è perché adesso vuole farsi o i fatti suoi con gli amici oppure ha trovato un'altra preda, ma ricorda che un narcisista patologico torna sempre a cercarti, anche a distanza di anni, quindi su questo devi essere tranquilla, tra virgolette. La cosa principale invece è disintossicarti, cioè tu non devi sentire un narcisista, il tuo ex narcisista, proprio perché non riesci a disintossicarti. Ci vogliono 90 giorni di no contact totale. Totale significa che non devi né vederlo, né sentirlo, né guardare i suoi social network o stati WhatsApp. Niente, come se fosse smolecolato da questa terra. Se tu riesci a fare questa cosa qua, bene, ti dico che ci sono passato e i primi 30 giorni sono molto difficili, tanto che io smontai tutti i miei social network proprio perché per non sbirciare i suoi della mia ex. Quindi ti dico per esperienza, non è facile ma è possibile. Mi raccomando, tienilo conto totale. Spero di esserti stata chiaro. Se vuoi mandarmi una mail chiedendomi un parere in merito alla tua relazione puoi farlo, qua sotto nelle note c'è il mio indirizzo mail, mandamelo e ovviamente ti risponderò appena possibile. Tutto qua, se ti è piaciuto il video clicca i like e ciao da Stefano. Naturalmente ricordati sempre di stare uniti
elevarci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. Bene, ciao da Stefano.